Ciao a tutti ragazzi, qui oggi stiamo con un ospite speciale, il mitico Gaggino o Gaggione in base alle opinioni. Per un bodybuilder potrebbe essere Gaggino, per un calistenico un po' più scarso potrebbe essere Gaggione perché sembra più grosso. Vabbè, basta. Domanda e risposta con Gaggi. Ci pensa Cristian? Oggi fa tutto Cristian. Iniziare a praticare calisthenics oltre 30 anni, sì o no? Così, sì. Che domanda è? Io dico di sì. Aspetta, fammi rispondere. Io dico di sì perché comunque dipende poi dagli obiettivi. Se è una cosa che ti piace, un tipo di allenamento che piace, perché no? Poi ovviamente non per forza uno deve fare certe competizioni. Rendiamo la domanda un po' più interessante perché così non si capisce molto. La domanda è: si può iniziare a fare calisthenics a oltre i 30 anni? Oltre 30 anni, sì o no? Certo che si può, ovviamente come ha detto Andre, ci sono degli obiettivi che uno vuole raggiungere. Se vuoi fare lo skillatore, se vuoi fare l'atleta agonista, magari diventa un po' più complicata la strada. Se invece vuoi allenarti per stare bene con te stesso, per mantenere uno stile, un fisico buono, così imparare le basi, è adatto a tutti, no? Poi alla fine una cosa la si fa se c'è passione, se non c'è passione è inutile, però se ti piace, perché no? Per entrambi, obiettivi attuali quali sono? Ci sono obiettivi a lungo termine e a breve termine, io li suddivido così. Quelli a breve termine, diciamo, quando ho le gare, preparare dei set, mantenere ciò che faccio. Adesso, ora come ora, sto puntando sul mantenimento di ciò che porto. Penso di essere arrivato più o meno all'apice di tutte le mie capacità, e già mantenere è tosta. È in generico, quindi qualsiasi sia il tuo obiettivo attuale, magari darci un'informazione su cosa hai in mente da adesso o in futuro. Da atleta è questo quello che ti ho appena detto. Per il resto, in ambito lavorativo, in futuro, aprire un'attività mia, un e-commerce online, così. Però vabbè, sono supposizioni, nulla di... Si arriva a un certo punto in cui si può sempre migliorare, ci stanno sempre tante cose da perfezionare, si possono allenare tantissime cose, però lo si accusa. Il tipo di allenamento portato all'estremo comunque richiede tanta pazienza e non è facile, soprattutto con il passare degli anni, considerando che non ci sono molte, diciamo, aziende che vogliono investire sul singolo atleta. Ad esempio, io continuo a fare video eccetera anche grazie al supporto degli sponsor che ho avuto in passato e che ho tuttora, quindi è anche un po' inutile e controproducente secondo me spingere un po' troppo il fisio, soprattutto quando si iniziano a avere vari fastidi. Quindi per me la cosa più importante è la salute e continuare a amare, a ispirare le poche persone che sono appassionate al mondo del calisthenics. Devo dire molto professionale. Entrambi, secondo voi il calisthenics si espanderà di molto? Io credo che se continua così, almeno a livello sportivo, a livello di gare eccetera, andrà un po' a morire, un po' a scemare tra virgolette, perché c'erano molte più persone appassionate 4-5 anni fa. Forse perché comunque il regolamento cambia sempre, forse perché non c'è quello che in inglese chiamano spark, quella scintilla che comunque appassiona il pubblico. Cioè uno sport senza pubblico è come se non esistesse, infatti è una disciplina al momento, è una disciplina bella da fare e da vedere, però poi in gara non c'è modo di dimostrarlo, secondo me al momento. È cresciuto molto nel periodo Covid perché le palestre erano chiuse, quindi la gente si voleva allenare a casa, ha iniziato ad allenarsi un po' a corpo libero e a approfondire un po' che cos'è il calisthenics. Già rispetto a 6-7 anni fa è cresciuto tanto e cioè, già solo il fatto che la gente ci ferma per strada, ci chiede foto, gli autografi eccetera, fa capire che comunque c'è il pubblico. Però non so quanto ancora possa crescere, considerando che le gare almeno qui in Italia sono seguite solo da una piccola nicchia, no? Vedo come ciò che ha detto Andrea praticamente, gli anni migliori del calisthenics io li vedo fino al 2019, diciamo, è stato quel periodo in cui il cali veramente stava avendo una crescita assurda. Poi in questo periodo mi è sembrato che ci fosse stato un calo, come ha detto anche Andre, per via dei regolamenti, per le competizioni che ci sono state. Anche perché bene o male gli esercizi o le skill che uno può prendere sono quelli, a parte qualcosina che si può sempre, diciamo, imparare. Gran parte delle skill di alto livello ormai le fanno
decine di persone a livello nazionale, quindi poi le vedi una volta, le vedi due volte, dopo un po' stufa al pubblico. Sì, perché l'intrattenimento in generale non puoi toglierlo, anche se magari le skill sono le stesse. Se uno è veramente attivo, perché ci sono molti atleti anche se non fanno le gare, espandono il calisthenics tanto che fanno tantissime visual perché portano tanto intrattenimento, che adesso sta andando di moda fare reaction, che sto facendo io, che riprende le reazioni degli altri facendo, non so, qualche planche push up, che gli elementi sono sempre gli stessi, e porti anche milioni di visual espandendo sempre il calisthenics, promuovendo lo sport. Però in ambito competitivo c'è stato un calo in questo periodo, però spero che si ritorni, cioè risalga come è successo un tempo. Quindi per concludere la domanda, secondo te nell'ambito generale, quindi lo sport in sé crescerà, nell'ambito gare si fermerà un pochino? Sta scendendo, io spero che risalga in ambito gare, però in ambito in sé si sta crescendo, perché ci sono tanti, anche noi diciamo le immagini che rappresentiamo il cali siamo in pochi alla fine, siamo tipo in 3, in 4, tra cui io, Andre, quelli che lavoriamo su YouTube, però siamo in pochi. Continuando sempre a lavorare su questa cosa, trasmettendo la disciplina, lo sport si espande sempre di più e quindi noi vecchietti ormai dobbiamo prima o poi ci rassegniamo magari. Ci sto in mezzo anch'io, ti ricordo, però va bene. Sì, poi c'è anche Kriver. Per entrambi sempre, ci sono stati momenti no? Se sì, qual è stato il più pesante? Io credo che i momenti no ci stanno sempre, ma in qualsiasi situazione, non solo nell'allenamento, in qualsiasi ambito della vita. Le cose sono sempre quelle, e portare il corpo a ripeterle ogni giorno, per ogni video, foto, diventa stressante mentalmente ma soprattutto fisicamente. Si è consapevoli di queste cose e quindi le si accetta e si va avanti. No, la vedo come ha detto lui. A me più che altro quando mi capitano, mi arrivano i momenti no, io tra virgolette mi obbligo a fare queste cose, anche con l'allenamento mi obbligo a fare, anche se non ho motivazione, devo trovare tipo uno stimolo con forza per chiudere magari un certo esercizio o l'allenamento. Momenti pesanti ne ho avuti tanti, quindi non ti so dire quale è stato più pesante. Col passare degli anni cresce esponenzialmente la possibilità di avere periodi bui, perché comunque si arriva sempre ad eseguire allenamenti più al limite, e quindi la programmazione qui entra in gioco in maniera fondamentale. Però appunto, almeno per me, parlo per me, il dover fare i video magari per YouTube, allenare le persone eccetera, la va un po' a distruggere la programmazione, non si riesce a essere sempre costanti. La prossima sarebbe quando hai capito che potevi fare del calisthenics la tua vita. Casualmente in realtà, cioè l'obiettivo all'inizio era semplicemente racimolare uno stipendio come tutte le persone normali, però siccome ero giovane e avevo diciamo 18-19 anni, ho detto proviamo a continuare con gli allenamenti perché volevo fare le prime competizioni a livello nazionale. E poi casualmente sono iniziati ad arrivare i primi inviti per esibizioni, show eccetera, e da lì è stato un crescendo. Quel periodo te facevi già calisthenics o l'hai scoperto dopo? Tipo? No, ho iniziato da pochi mesi e infatti poi ho scoperto che c'erano delle competizioni proprio nazionali e l'obiettivo era diventato vorrei partecipare a una di quelle competizioni, però appunto non era proprio un obiettivo lavorativo, poi l'ho diventato casualmente. Io l'ho conosciuto nel 2015 a Rimini Wellness, avevi 19 anni penso lì, io ne avevo 20 se non sbaglio. Gino, invece per te, quando hai capito che potevi fare il calisthenics la tua vita? L'ho capito dal 2017, quindi avevo tipo 22-23 anni, non sono bravo in matematica. Vabbè, ricordiamoci che Gaggi ha 30 anni. Dico, no, 27. 30 anni. Ok. Quindi da lì ho iniziato ad arrivare tipo allo stipendio del mese magari di un operaio, mischiando tutto tra coaching online, qualche collaborazione a parte, spettacoli. Poi col tempo mi ero rassegnato, ti dico la verità, anche perché mia madre mi diceva trovati un lavoro vero, quindi puoi andare avanti in quello. Invece ho detto no, un giorno ce la farò, non so, ha provato a fidarsi di me, alla fine ce l'ho fatta. Andiamo avanti con le domande perché sono ancora un bel po'. Quanti allenamenti fai in settimana? Di solito 4-5. Perché te t'alleni? Vabbè, ultimamente non tanto, però sì, diciamo l'obiettivo sarebbe quello, 4-5 allenamenti di cui uno dovrebbe essere di gambe, però in certi periodi stacco perché mi passa la voglia, perché poi li inizio a sentire pesanti e quindi non riesco a essere costante, però sì, in teoria 4-5. Ho capito, io sto fermo come un cane. Sai quanti ti chiamo? 4-5 volte a settimana. Siamo uguali, famo le stesse cose. Che poi lui magari te fai gambe, io faccio braccio di ferro.
Cosa ti porta a continuare questo percorso nel calisthenics? Prettamente lavoro. Business? E il money. I got the money! Ho anche la passione di prima, adesso è del lavoro. Quindi è come dire a uno che cosa ti porta a lavorare, a fare il tuo lavoro. Cioè, lo stipendio. Come si allena il muscle up? Innanzitutto le trazioni, poi trazioni esplosive, le negative, muscle up con l'elastico, lavoro specifico sul movimento, sull'oscillazione. È uguale quello che ha detto lui. Qual è stata la cosa che ti ha motivato di più all'inizio? Ho visto su YouTube persone che facevano questo sport e avevano dei fisici super definiti, e siccome ogni tanto quando facevo kickboxing andavamo al parco e c'erano le sbarre e facevamo qualcosa a corpo libero, tipo addome, appesi alla sbarra, cose così, e ho detto perché no, e ho iniziato a fare più esercizi. Anch'io su YouTube, tipo Dennis Minin, quelli gente grossa, o Hannibal for King all'inizio. Poi ho scoperto alcuni atleti dell'estero, russi, così che facevano le prime skills che non sapevo i nomi, maltese, cos'è, tipo planche. E poi da lì mi sono unito alla community in Italia di Milano e lì mi hanno aperto il mondo e da lì sono cresciuto, diciamo. Quante volte sgarri a settimana? Quando capita in realtà, perché potrebbe essere che per 2 settimane non sgarro, poi fine settimana sgarro 2 volte di fila, venerdì e sabato. Seguite una dieta in pratica voi? No, al momento no, infatti forse si vede. Bianco e nero metti capace. Quando diventa uno stile di vita, sono sempre quelle più o meno le cose. Le puoi variare un pochino, ovviamente può cambiare un pochino il risultato, però quando trovi il metodo giusto. Okay, la tua linea guida, segui quella e basta. Quante volte sgarri a settimana e segui una dieta in particolare? Allora, lo sgarro lo faccio da 1 a 2 volte a settimana. Non sono tanto fissato con l'alimentazione, a meno che non ho una gara in ballo, quindi cerco di buttare dai 3 massimo proprio 4 kg, è proprio il mio apice. Che la maggior parte sono più liquidi in eccesso che più che grasso, quello che devo buttare. Alla fine noi atleti che ci alleniamo abbiamo tutti un po' l'addome, un po' di acqua magari che si... Non mi sembra di vedere addome in questo momento. Sì, vabbè. È migliore, quindi... Comunque no, se no non vivi comunque, se sei sempre fissato con l'alimentazione, con la dieta, un po' devi anche goderti la vita, qualche birra te la devi concedere, non so, un esempio, senza strafogarti. No. Viva le cose più semplici. Avete mai avuto problemi alle spalle? Se sì, quanto ci ha avuto per recuperare e quanto è stato difficile? Allora, è una domanda un po' generica, però sì, spalle credo in tantissimi sport sono una delle cose fondamentali. I tempi di recupero variano perché possono essere 4-5 giorni per una cosa leggera, come possono essere 3-4 settimane per una cosa un po' più pesante, tipo le sublussazioni, cose simili, 3-4 settimane per ritornare a fare un po' quasi tutti gli esercizi. Quando hai detto all'inizio hai mai avuto problemi alle spalle, mi stavo per girare alle spalle, cioè ho capito male. Non so, sarò io che sono russo strano, però. Hai sempre paura che qualcuno ti picchi da dietro? Sempre in guardia. Comunque sì, ha voglia, quante ne ho avute. Diciamo il peggio è stato quando facevo ginnastica artistica, facevo le voltabraccia agli anelli, le oscillazioni. C'è stato un periodo che non riuscivo a sollevare il braccio più di così, faceva malissimo il sovraspinato. Per mesi ho avuto questo problema, poi ho scoperto il cali, col tempo ho coperto quel dolore. Ultima domanda, questa la faccio stavolta rispondere prima a Gaggino. Come si aumenta di così tanto la forza? È molto generica, però io ti chiedo a questo punto, rimanendo in ambito cali, come si aumenta tanto la forza nelle skill? La risposta più banale che ti posso dare è allenando la forza. Poi se vuoi entrare nello specifico come allenare le cose, lì c'è tutto il discorso per vedere il tuo livello, se sei in grado di fare questi esercizi, i pregi, i difetti, cioè di una persona. Se per esempio voi stai parlando di planche, isometria, lavorare sulle isometrie, le negative sono quegli esercizi più difficili. Poi ci sono anche altri esercizi tosti tipo alzate, handstand push up come base, cioè ti parlerei proprio per ore. Dipende cosa si intende per forza. Io credo che chi ha fatto la domanda intenda la forza specifica del calisthenics, quindi planche, front lever, cose così. Richiede tempo, ci stanno le propedeutiche, ormai è pieno di video su YouTube, sul canale mio, magari sul canale tuo, ovunque. E con la pazienza. Quindi la costanza fa la differenza, a lungo andare le cose le vedrai. Sì, perché come qualsiasi cosa è raggiungibile se ti dai il giusto tempo. Tutti attraversano quella fase in cui magari ti stai allenando per tanto tempo e ti sembra di non progredire, sembra di stare allo stesso punto di partenza, e molti, infatti la maggior parte, mollano questa cosa.
perché si arrendono, si abbattono psicologicamente. È in quel momento che vi consiglio di non arrendervi, di continuare, perché il progresso può arrivare subito da un momento all'altro che manco te ne accorgi. O almeno nel calisthenics così mi è successo in molte skill di spinta, per esempio. Lascio la parola al dottore. Ringrazio Gaggino che si è prestato a questo Q&A. Ringrazio a Christian per aver letto le domande. Se volete salutare chi ci sta vedendo. Ciao mamma. Un saluto al mio gatto, mi manchi Satanino. Ci vediamo presto. Stop. Ce l'hai questa? Iniziamo a stare malissimo le Ok, buono. Dai bro. Respira, respira. 4 secondi alla fine. 3, 2, 1. Stop, stop. Andiamo. Non mi pagano abbastanza per fare queste cose. Ti va bene, 5 secondi. Sì. Ho detto lo faccio senza maglia. Domanda del Cristian Andrea. Cosa ne pensate?